Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei andare a portarvi i risultati di quello che è stato un set che ho fatto circa una decina di giorni fa utilizzando il primo rullino a colori, che era nello specifico un Kodak 100 ISO scaduto nell'anno 2003. Mi ero un po' informata sul discorso dei rullini scaduti eccetera, e da quello che avevo capito bisognava stare attenti a un discorso di esposizione, in quanto il rullino ovviamente negli anni perde di sensibilità e può ovviamente avere poi magari delle dominanti particolari. E quindi fondamentalmente quello che avevo capito è che per ogni 10 anni dalla scadenza era opportuno avere uno stop di esposizione in più. E da quello che ho fatto, in realtà cioè pur essendo passati praticamente 20 anni, ho ottenuto soltanto uno stop in più. E niente, i risultati a livello di esposizione sono abbastanza corretti, quindi adesso vedrete un minimo di backstage della giornata in cui dovevo scattare una serie di elastici per capelli di un brand emergente, e quindi adesso appunto vi farò vedere il backstage della giornata. In realtà quello che è successo è stato che sono riuscita a portare a casa il risultato fino a un certo punto, perché neanche a metà rullino, quindi dopo i primi 14 scatti, la macchina fotografica si è bloccata. E sinceramente non ho lì per lì capito cosa fosse successo, nel senso che ho pensato che fosse un problema legato allo specchio, essendo che una guarnizione aveva perso un po' di polverina, si era un po' sbriciolata, e quindi avevo paura che in qualche maniera avesse inficiato il meccanismo appunto di apertura e di chiusura dello specchio. In realtà quindi lì per lì mi sono trovata a dover per forza di cose riavvolgere il rullino per salvare quello che avevo già fatto, e essendo assolutamente non in grado di sapere come gestire questa cosa, quindi l'unica cosa che ho pensato di fare è di provare ad aprire, vedere se si era inciampato qualcosa, provare a togliere la lente eccetera eccetera. Lì per lì non sono più riuscita a farla andare. Quando l'ho portata alla fotottica dove poi ho fatto sviluppare i rullini, in realtà ci ho guardato con la commessa e tolta la lente, rimessa la lente, è ripartita come se niente fosse. Quindi vabbè, motivo quindi per cui di scatti purtroppo ve ne potrò portare pochi. Nella giornata ho fatto prima una parte in studio, perché ovviamente dovevo portare un contenuto prettamente commerciale, e poi ho fatto invece una seconda parte in esterna, e l'ho fatta quindi sia in digitale che in analogico. In digitale l'ho fatta perché chiaramente, non avendo ancora ricevuto gli sviluppi di quello che era il primissimo rullino che avevo fatto, avevo molta paura di che cosa ovviamente potesse venirne fuori, quindi avendo un cliente da soddisfare di certo non potevo rischiare di non portare a casa il lavoro al 100%, e per fortuna, visto che appunto c'è stato questo inconveniente, per fortuna che ho scattato tutto anche in digitale. Quindi vi porterò anche il raffronto tra questi scatti sia fatti in analogico che fatti in digitale. Ho post prodotto gli scatti ovviamente prima di vedere gli sviluppi, e quindi è anche interessante secondo me vedere la linea di post che io ho dato a livello di color correction rispetto a quello che effettivamente invece è l'effetto della fotografia analogica pura. Nello specifico quindi vedrete che purtroppo di scatti buoni ce ne sono pochi, in buona parte perché ho continuato ad avere, ho scoperto dopo di avere qualche problema evidentemente nella valutazione della messa a fuoco, cioè ero convinta che la messa a fuoco fosse corretta, in realtà mi rendo conto che spesso e volentieri non lo era, motivo per cui adesso mi dedicherò un attimo a capire meglio come funziona il meccanismo di messa a fuoco di questa macchina, che evidentemente non mi è del tutto chiaro. Però insomma, quindi purtroppo ho portato a casa soltanto 14 scatti su un rullino da 27 più 3 pose, tristemente, e di questi tristemente ancora meno sono buoni perché appunto fuori fuoco, cose eccetera. Però insomma, intanto è stato un primo esperimento che mi è piaciuto, e qua adesso potete vedere in sovraimpressione appunto la stessa cosa scattata in analogico e in digitale. Vedete che i colori secondo me insomma hanno una loro coerenza, una loro logica. In realtà anche nella mia post produzione fatta completamente alla cieca, senza avere idea di come sarebbe uscito effettivamente il risultato a pellicola. E nello specifico direi che anche se il rullino era scaduto da quasi 20 anni, essendo del 2003, in realtà non mi pare di vedere particolari drammi, diciamo così, relativi al problema del rullino scaduto.
Quindi insomma sono abbastanza contenta. Adesso questo rullino ce l'ho, ne ho un altro identico all'interno della camera, lo sto utilizzando, ho fatto una serie di cose anche qui abbastanza varie a sto giro, e tra l'altro avrò modo di utilizzarlo il prossimo weekend, in cui invece proverò a scattare con i flash da studio, nel senso che ho visto che effettivamente è possibile triggerare i flash con la macchina, quindi il trigger funziona. Non funziona quello sul contatto a caldo, perché temo che siano fatti in maniera diversa, e prima di andare a incastrare il mio trigger all'interno della slitta voglio andare a chiedere a un negozio specializzato, perché dopo, se rimango senza trigger, sono rovinata a livello lavorativo. Per cui è una cosa che insomma adesso è il prossimo step che voglio fare, quindi il prossimo contenuto che vi porterò spero che sia proprio su l'utilizzo della macchina analogica in condizioni di luce artificiale con flash torce da studio. Spero che questo contenuto vi sia interessato e non vedo l'ora di portarvi i risultati del prossimo set che farò, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!